Buongiorno amici, bentrovati sul mio canale. Guardate che specialità questo Dendrobium compressum in fioritura. Il Dendrobium compressum è proprio fatto così, non vi dico le radici che dimensioni hanno perché penso che se dico lo spessore di un capello forse siamo nel verso giusto. Allora, è un dendrobium che ha perso le foglioline, se ce le aveva, perché è sempre stato così da quando l'ho preso. Sicuramente le avrà le foglie, ma non le ho viste. Era in zattera, l'ho messo in sfagno, nel vasetto piccolino da 6,5. Ha fiorito e ha bisogno di notevole umidità perché praticamente con queste radici che ha diventa difficile gestirlo. Cerco di metterlo vicino alla luce per farvelo vedere. In realtà è niente di che, semplicemente, se lo vedete anche di lato, c'è lo spessore di un coltello. Un coltello da cucina, forse più largo. Però è bello perché è proprio unico nel suo genere, vedete? È unico nel suo modo di essere. È un dendrobio originario della Thailandia, della Malesia, dell'isola di Sumatra. È bello, particolare, via. È fatto tutto quanto come se fossero dei pezzi rincollati, riaggiustati, vabbè. Se riesco a farvelo vedere. La fioritura è la solita del dendrobium che ha questa forma particolare, vedete che pare che ha un gangetto giù da piedi. Ci ha messo un po' di giorni prima di aprirsi, ecco questo qua che vedete è ancora chiuso come fiore e poi si aprirà. Guardate che fiori particolari che ha. Ma è bellissimo, cioè, guardate, il gambo dove sono attaccati i fiori è molto più spesso delle radici, il gambo che vedete qui è molto più spesso. Penso che la radice potrebbe essere come questo filetto che vedete qua su, ma vi faccio vedere, cioè, il dito mio è questo, si tratta di cose molto piccoline, però molto particolari. Allora, un giorno sì, un giorno no, do l'acqua, perché in sfagno non ha bisogno di tanti particolari, rimane abbastanza umido, non lo lascio seccare perché praticamente se lo lasciamo seccare poi la pianta può andare in sofferenza. Attualmente che siamo a giugno, un giorno sì e un giorno no, nel vaso da 6,5 ce lo possiamo spalmare così, il discorso della bagnatura. Vedete che devono essere un pochino spessi come bulbi, un pochino spessi perché quando osservano il periodo secco poi sembrano veramente che si svuotano. Questi sono abbastanza, ecco, hanno uno spessore di quasi 4 mm. Ecco, quindi la pianta sta vegetando, sta facendo i fiori. Finiti i fiori poi verranno fuori i nuovi getti sotto. Ne ho altre di piante di questo Dendrobium compressum. Sono tutte zattere che ho smontato perché non riuscivo a gestirlo nelle zattere per via dell'umidità e per via del fatto che si asciuga oramai nel periodo estivo, si asciuga molto velocemente. Però questa l'ho messa in vaso subito appena presa come zattera. Vi ripeto, non vi dico che le radici erano come queste punte sulla sommità, ma qualcosa di molto esile, molto piccolino. Guardate che bello il fiore, molto particolare. È un'orchidea, se avete voglia di qualcosa di particolare, ma soprattutto di qualcosa, ecco, di non tremare per farvelo vedere meglio possibile. Fiore, eccolo qua. Qualcosa di piccolo perché non occupa spazio, cioè nelle vostre coltivazioni, quando poi comprate come me, comprate e poi non avete più spazio, alla fine l'unica alternativa vincente è prendere piante più piccoline, così ne avete di più e in meno spazio. È qualcosa di particolare, è un gioiellino, non l'ho visto mai un dendrobium fatto così, ma la natura ci sorprende sempre con cose sensazionali e spettacolari. E se vi capita prendetelo, dove lo potete trovare. Io l'ho trovato online dalla Varesina Orchidee, l'ho trovato lì, quindi potete trovarlo. Ecco, il fiore si deve aprire, non richiede tanti particolari, via, potete tenerlo facilmente presso le altre orchidee. È da caldo, non moltissimo intermedio, quindi diciamo che come Phalaenopsis ci siamo,
Stesso discorso delle Phalaenopsis. Merida, ne ho altri ma non ve li faccio vedere nel senso che stanno senza fiori, quindi questo è quello che meritava un pochino di più. Un piccolo periodo di riposo durante l'inverno, il classico periodo di riposo in cui lo dovete bagnare un pochino di meno, che si deve asciugare, si deve un po' sventrare come dendrobium. Bene, spero di avervi fatto vedere qualcosa di particolare, qualcosa di unico, e se vi faccio venire voglia di prenderlo sono contento. Eccolo qua, sotto la luce vedete meglio il fiorellino, cerco di avvicinarlo il più possibile per farvelo vedere. Non aspettate, se avete dubbi non abbiateli, come dico sempre, perché merita. Se ce l'ho fatta io, ci potete riuscire anche voi. Bene, buona giornata, a presto, sono contento di avervelo fatto vedere. A voi, buona giornata.